Da quando ho creato il video più visto su questo canale, che è quello dei consigli su quale macchina fotografica acquistare, tantissimi di voi mi hanno scritto, mi hanno chiesto informazioni e io mi sono reso conto che consiglio sempre una linea di camere ben specifica e oggi vi racconto qual è e perché. Prima di cominciare con il video un paio di punti molto veloci. Il primo è iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per supportare i contenuti che vi porto quasi tutte le settimane. Esplorate il mondo di fotografia che c'è all'interno dei miei contenuti perché è molto ampio, potete imparare tantissime cose. Secondo punto, in questi mesi tantissimi di voi mi hanno scritto su Instagram, soprattutto in privato, @GiorgioDanna, a chiedermi consigli sulle macchine fotografiche, consigli su cosa comprare, consigli su che cosa fare con quelle fotografie, come post produrle, eccetera. Allora, dato che sono stato al vostro posto per anni a chiedere consigli ai creator e senza ricevere risposte, ci tengo tantissimo a dirvi che io cerco di rispondere a tutti e sempre, però c'è un problema. Io Instagram sto cercando letteralmente di non usarlo più, cioè sto cercando di postare i miei contenuti, quindi storia, post, reel, tutto quello che è, però poi nell'utilizzo effettivo personale di scrolling, di così, sto cercando di limitarlo, quindi di conseguenza i messaggi non li vedo e non mi piace sembrare lo stronzo che non guarda i vostri messaggi, che non risponde alle vostre cose, perché poi delle volte lo visualizzo, dico ok, dopo rispondo, lo metto lì nella generale e me ne dimentico. Quindi, per ovviare a questo problema, unendo l'utile al dilettevole, lasciate un commento qua sotto, perché se voi lasciate un commento qua sotto risolviamo completamente la cosa senza alcun tipo di problema. Io vi rispondo tempo un giorno e non abbiamo nessun tipo di problema, nessun tipo di intoppo. Su Instagram le notifiche me le perdo e non voglio sembrare quello che sta lontano da voi, perché voi siete qua con me, siete in questo spazio, parliamo di fotografia e siete molto vicini, cioè voglio che ci sia questa connessione e affinché ci sia questa connessione ho bisogno di anche una mano da parte vostra, che mi lasciate un commento piuttosto che magari venirmi a scrivere in privato su Instagram. Certo, se volete una mano per ciao, le mie fotografie ti piacciono, magari scrivetemi su Instagram perché qua sotto non potete legare fotografie. Oppure se mi avete scritto su Instagram e non vi ho risposto, lasciatemi un commento dicendo ciao, guarda che ti ho scritto su Instagram, ok? Perché può essere una cosa che mi dà una mano effettivamente, cioè cerchiamo di venirci incontro, uniamo l'utile al dilettevole, perché poi con un commento su YouTube, non ve lo nascondo, supportate anche il canale, però io voglio che ci sia questa interazione e per garantire questa interazione l'unico modo è essere presenti, è che io vi risponda velocemente e quindi sarebbe stracomodo se mi lasciaste un commento. Piuttosto davvero commento qua sotto con scritto ciao, guarda che ti ho scritto su Instagram, se non vi rispondo entro una settimana. Questo è quanto, ok, adesso partiamo con il resto. Come vi dicevo prima, tantissimi di voi mi chiedono molto spesso con quale macchina fotografica iniziare, con quale lente comprare e dato che molto spesso la richiesta è del tutto generica, quindi ciao, con quale macchina posso cominciare a fare fotografie? E non potete darmi una cosa super specifica perché quando si inizia non si ha idea del cosa si vuole fare, del cosa si può fare, di cosa comprare, di che generi e cosa è adatto a cosa. Quindi magari chiedete a me in maniera generica e io in maniera generica, così su due piedi, sono sempre orientato a consigliare una linea ben specifica di camere, ovvero la linea APS-C di Sony, quindi dalla 6000 alla 6700. Perché questa cosa? E mi sono interrogato molto sul perché questa cosa. Primo fattore indissolubile, esperienza personale. Io la mia prima mirrorless che ho comprato, cioè è stata la Sony A6000, è stata molto importante per me. Per esperienza personale l'ho spremuta al massimo, quindi so le criticità, so i problemi del corpo macchina, so le cose belle, le cose brutte, eccetera. Quindi questo sicuramente è un modo. Non vi consiglio a volte magari la Fujifilm perché o devo fare delle ricerche in primis io oppure devo fare, cioè comunque non sono così sicuro perché non mi danno da provare le camere. Fujifilm, Canon, altri amici, se volete che consigli anche le vostre camere perché possono piacermi, perché possono darmi una grande esperienza, contattatemi, mandatemi le camere, io le provo, faccio i video e poi le consiglio, perché così almeno magari cominciamo a muoverci un pochino. A parte questo, tornando alla linea APS-C di Sony,
Oltre all'esperienza personale ci sono anche vari altri fattori. Il primo sicuramente è il costo di un corpo macchina della serie A6000, quindi parlo A6000, 6100, 6300, 6400, 6500, 6600 e A6700, che sono tantissime, una line-up casinatissima, però hanno in comune stesso corpo macchina, più o meno stesso sensore e stesso attacco obiettivi, che questa cosa qua sono le cose più importanti per quando si inizia. Soprattutto sono le cose più di base e per cui si può consigliare una macchina di fatto, e la user experience è molto simile. Di base io magari vi consiglio il modello, la linea in generale, e poi voi andate a vedervi le specifiche tecniche che magari vi piacciono un po' di più rispetto anche al costo, rispetto anche alla qualità video, al numero di fps e tutte quelle cose lì che ogni camera magari, essendo uscite in annate diverse, ha diversamente. Poi oltre a questo c'è una grandissima scelta sul fattore prezzo. Infatti il prezzo è importantissimo in questa fase di scelta, perché voi iniziate e non sapete se tirerete fuori €1 dalla fotografia, fate comunque un investimento e non tutti si possono permettere di investire €800 su una macchina. Io in primis, quando ho preso la mia Sony A6000, l'ho presa per €400 e erano i risparmi del Natale, delle cresime, delle comunioni, li ho messi tutti lì, quindi cioè veramente parliamo di soldi accumulati negli anni, e quindi mi rendo conto che magari o la gente non ce li ha, o la gente, se ce li ha, non vuole buttarli tutti su una macchina fotografica, perché magari è una passione nascente. E in questo la serie A6000 è fantastica, perché voi potete scegliere, rispetto ai corpi macchina avete un ampio range di prezzo, perché c'è la Sony A6000 che costa magari €300 e la Sony A6700 che costa un'esagerazione, non ha senso, e piuttosto vi prendete una macchina molto più professionale, però comunque costa un casino. E poi soprattutto avete un'ampissima gamma di scelta sull'usato, cioè voi prendete una macchina fotografica usata a €500, la usate un anno, dite che la fotografia non ve ne frega niente, o che volete fare un upgrade camera e volete cambiare, la rivendete, e non dico che ci rifate gli stessi soldi, però su €500 ne prendete 400, e quindi alla fine avete pagato una camera per un anno €100. Poi successivamente il mondo usato offre anche tutta la parte di lenti, che è molto interessante. Infatti Sony, montando lo stesso attacco E-mount sia sulla serie APS-C sia sulla serie full frame, se poi voleste continuare, o comunque rimanendo sempre nel mondo Sony avete sempre lo stesso attacco, quindi cambiando camera vi rimangono le lenti, è molto interessante. E Sony sono anni che fa lenti per corpi mirrorless, che siano full frame o che siano APS-C, e quindi voi con un corpo APS-C avete la compatibilità sia di lenti full frame sia di lenti APS-C molto vasta, Mark 1, Mark 2 di diverse lenti, o lenti base che costano poco, lenti usate, e quindi banalmente avete accesso a un ampio parco lenti con pochi soldi sull'usato, in cui potete sbizzarrirvi, sperimentare, giocare, fare cose che magari gli altri brand sono partiti molto dopo. Canon per esempio ha una linea di cose compatibili molto ristrette e a prezzi molto alti, rispetto invece a Sony che ha lenti proprietarie e di terze parti soprattutto molto valide. E tutto questo si condensa in un corpo macchina compatto che, sì, è vero, non è fantastico dal punto di vista della maneggevolezza e dell'impugnatura, perché non è un grande corpo, però allo stesso tempo vi permette di imparare e di tenere a livello fotografico, ottenere anche dei risultati che sono molto buoni, e vi dà la possibilità di sperimentare con tutto quello che è. Poi certo le criticità le conosciamo, un sensore APS-C va benissimo, poi c'è con lo sviluppo nel tempo un sensore vecchio come quello della 6000 ha una resistenza agli ISO che fa schifo, magari uno più contemporaneo come quello della 6500 che è uscita nel 2019 è invece più avanzato e ha gli stessi ISO da un rumore video minore, quindi anche quello è una considerazione, così come la qualità video che nelle ultime camere è passata al 4K, mentre invece sulla 6000 per esempio c'è ancora
c'è ancora il 1080. Non considero in questa line-up la Sony A5100 perché secondo me è troppo vecchia per essere considerata al pari, cioè io parto dalla 6000 considerata, la 5500, la 5100 secondo me è un po' troppo vecchia, un po' troppo, però si può sperimentare anche con quella se si vuole, ecco. Questo era per riassumervi il mio punto di vista, perché personalmente penso che sia molto importante avere ben precise dei canoni per cui io consiglio un certo tipo di macchina fotografica, un certo tipo di line-up, e queste sono le motivazioni per cui io, quando venite a chiedermelo, molto spesso vi dirò Sony. Poi certo che se venite a chiedermelo e mi date due specifiche in più sul cosa vi serve, magari vi riesco a dare una cosa un po' più approfondita, un consulto, una consulenza più approfondita, ovviamente lasciandomi un commento, non su Instagram per favore, e davvero così che ci sia connessione tra di noi. Io ragazzi spero veramente che questo aspetto vi sia chiaro, spero veramente che questo aspetto sia chiaro sul perché per me è importante creare questa vicinanza con la community e sul perché per me è importante che esserci per voi, e chiedo anche a voi di venirmi un attimino incontro, e se volete un confronto con me, scambiare due chiacchiere, così magari di lasciarmi un commento anziché venirmi a scrivere in privato, perché molto spesso in privato i messaggi me li perdo o li cancello perché magari non mi rendo conto che sono con degli spam eccetera. Quindi poi con la funzionalità che ha Instagram e con tutte quelle cose lì, i messaggi che mi perdo io, i messaggi che mi cancella l'app e tutte quelle cose lì, stiamo freschi. Quindi c'è veramente, lasciatemi un commento, lasciate un like e iscrivetevi. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se utilizzate altri sistemi, se pensate che ci siano delle alternative migliori anche alla serie APS-C di Sony. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!